Cari amici, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography, quindi vi spiego in 2 secondi cosa troverete in questo canale. Oltre a vedere oggi ovviamente un aggiornamento su Reflex, ma parleremo ovviamente di cose già viste ma non approfondite. In questo canale troverete playlist dedicate al montaggio, alla fotografia, allo streaming, al ritocco fotografico, accessori eccetera eccetera. Tutto per il vostro smartphone oppure per i vostri tablet, ok, che sia. Quindi se volete iscrivetevi, ovviamente mi fate un piacere e ovviamente un aiuto, e azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Detto questo, ritorniamo a parlare di Reflex, ritorniamo a parlare di accessori fotografici per il nostro smartphone, ma questa volta concentrati su Android, perché andremo a vedere come installare, ovviamente una prova pratica, le lenti sul nostro Android. Io ovviamente Samsung S10, ma è installabile facilmente su tutti i tipi di smartphone Android. Andiamo a vedere. Quindi togliamo un po' di cose da mezzo che non ci servono e andiamo a riparlare dei 2 obiettivi che abbiamo visto fino adesso. Quindi andremo a riparlare del grandangolare da 110 gradi e l'obiettivo anamorfico cinematografico, detto volgarmente da Gennaro. E andremo ovviamente a vedere queste 2 grip, queste 2 pinzette, grip, attacchi, alloggiamenti per lenti, come le volete chiamare, chiamateli. L'importante è che poi ci abitate una caspita di lente, quindi lo scopo poi è quello, ok? Senza far tanti come discorsi su come si chiama e come non si chiama. Switchiamo, se riesco ovviamente a switchare. Ecco qua abbiamo il primo grip. Allora l'abbiamo già visto, ok? Però adesso lo andiamo a vedere un po' nel particolare. Il grip è molto diciamo robusto e si inserisce molto facilmente su tutti i tipi di Android. Abbiamo anche qua, non so se riuscite a vederlo, forse sì, ho il monitor grande quindi vedo abbastanza, e qui avete, vedete, qui avete proprio un come chiamarlo, un alloggiamento che si adatta a ogni tipo di cellulare. Ovviamente la pinza è molto come dire, ha una forza incredibile di stretta, quindi si può adattare su qualsiasi smartphone. Questo invece ha i 2 buchi, vedete i 2 alloggiamenti. Secondo me, io la penso così, poi ovviamente mi correggerete, e anche i ragazzi da Reflex mi correggeranno nei commenti. Sono adatti a smartphone che hanno sicuramente 2 lenti, ok, praticamente rotonde, soprattutto ad iPhone di ultima generazione, ok? Chi non vuole acquistare ovviamente la cover può ovviamente acquistare questo grip, questo diciamo questo sì, clip, grip, come vuoi chiamarlo, per alloggiare ovviamente le lenti acquistate ovviamente in un secondo momento ovviamente sul sito sempre della Reflex. Quindi possiamo utilizzare questi 2 diciamo accessori per alloggiare le nostre lenti. Quindi ritorneremo a riparlare del nostro amato grandangolo, quindi vedremo come installare correttamente. Innanzitutto togliamo la cover, ok, dal nostro Android, andiamo a accenderlo e andiamo a vedere come installare correttamente innanzitutto la pinza per poi avvitarci la lente. C'è un trucchetto, ok, come al solito c'è sempre un trucco ragazzi, ma non è un trucco ma è un consiglio. Andiamo a vedere come alloggiare correttamente la lente sul nostro Samsung S10 o su qualsiasi altro Android. Come prima cosa andiamo a vedere come alloggiare la pinza, ok? In che modalità? Io ho un consiglio, poi ovviamente ognuno fa diciamo a come gli viene meglio o soggettivamente, parlando sempre. Se usate il telefono in verticale, la pinza sarebbe meglio, ok, alloggiarla in questa maniera qua, ok? Tanto perché così avete le mani libere per tenere il telefono ben stretto quando fate una ripresa o una foto. Se invece andate in modalità ovviamente orizzontale, sarebbe meglio mettere la pinza in questa maniera qui, ok? È anche più bella da vedere e non vi dà fastidio alle mani quando voi tenete ovviamente il telefono nelle vostre, appunto, delle vostre mani. Ora
io ho già messo, come vedete dalle immagini, ho già messo la pinza, e praticamente se io vado a tappare il buchetto, vedete, sembrerebbe a posto. Mi raccomando, ovviamente utilizzate la 1x, cioè la standard, diciamo l'obiettivo standard per adesso, poi si faranno anche prove ovviamente più avanti, però innanzitutto mettete l'obiettivo standard sul vostro smartphone. Ora io vado a switchare e vado a stappare ovviamente lo stappino, sempre qua, ok, e lo vado a alloggiare sulla la pinza. Mi raccomando, anche qua sempre la stessa cosa, ok, tenetelo così, ok, ok, ben sul piano diritto, e finché lui non va da solo, ok. Ok, alloggiata la nostra lente, possiamo tornare ovviamente nell'inquadratura principale e andiamo a stappare, ok, il nostro obiettivo, tenendolo un po' stretto perché è molto forte. Ci accorgeremo di una cosa, ok? Adesso ci accorgiamo di una cosa. Tanto siamo usciti anche dalla fotocamera, ma è normale. Vedete che l'alloggiamento non era proprio giusto, ok? Giusto pazzesco. Quindi abbiamo praticamente da, ok, migliorare e perfezionare il tiro. Dunque, bello, come grip molto bello, solamente che secondo me c'è una specie di alone, almeno io vedo una specie di patinetta, non so se lo vedo io o è una mia impressione oppure così, però molto bene, cioè vuol dire, molto bene come grip, vedete che poi non si muove tanto, ok, possiamo anche utilizzare lo smartphone, non è che si muove tantissimo questo grip. Purtroppo ragazzi, gli schermi sempre più grossi, le videocamere sempre piantate in un posto che sono inaccessibili, no? Da queste pinze, ragazzi, è fatta così, il mondo Android e il mondo dei cellulari ovviamente vanno avanti in questa maniera. Quindi non ci disperiamo ovviamente in questo caso, ma andiamo ovviamente a fare delle prove e vediamo se le foto vengono bene. Io ho fatto delle prove e le andremo a vedere, ma prima di tutto ovviamente passiamo un attimino a questa pinzetta qua che non va bene assolutamente su Android. Io vado a levare questa, ok, e lascio speriamo che non si spenga lo schermo in registrazione. Vado a riprendere ovviamente il mio telefono che in questo momento si è switchato con la fotocamera anteriore. Vedete, se io vado a mettere, ok, questo qua potrebbe andare bene, ma se io lo vado adesso ad avvitare, che lo avvito, restando un po' d'aria qua, se lo faccio vedere, scusate, restando un po' d'aria qui, ok, un po' di largo, ok, potrebbe essere che abbiamo questo movimento qua, ma si può anche utilizzare. Lo stringiamo bene, sapete che stringendolo bene poi alla fine dei conti potremmo avere anche diciamo dei touch strani sullo schermo. Vi faccio vedere anche qui ovviamente come posizionarlo, sempre nella stessa maniera. Ci posiamo ovviamente su un piano più diritto possibile e lo mettiamo ovviamente in corrispondenza. Ecco, si è spostato già, vedete come non detto, ah no, si è spostato lo zoom, scusatemi. Lo posiamo sempre sul piano, ok, e andiamo a decifrare, andiamo a vedere la lente, ok, vedete che io ho messo il dito, quindi la seconda, sempre anche questo sul piano. Quando l'obiettivo è ben dentro e va da solo, ragazzi, senza nessun sforzo deve andare, finché non va voi non avvitatelo, ok, non sforzate gli obiettivi, mi raccomando, non sforzateli. Ok, vedete che anche qua dobbiamo raddrizzare il tiro. Ok, andiamo un po' a far così, ma però vedete che qua non va assolutamente bene, ok? Almeno io vedo che stiamo veramente andando molto male. Vedete che non questo grip, questa pinzettina qua, come la vogliamo chiamare, se vogliamo acquistarla per il nostro Android, secondo me non va acquistata assolutamente, ma era messa male anche la lente. Riproviamo, scusate. Ecco, una prova, che una cosa che potreste fare prima di allacciare, di inserire
non va, perché non va? Prima di inserire ovviamente la pinzetta o questo grip su Android, possiamo ovviamente avvitarci prima, ok, la lente sul grip, poi andarla a mettere. No, vedete che mi sono sbagliato, è molto difficile centrarla questa qua, perché non è una pinza, ok? Non essendo una pinza è molto difficile centrarla. Quando siamo riusciti un po' a centrarla, vedete, questa pinza qua secondo me io la sconsiglio, ok, per quanto riguarda Android, ok, ma la consiglio ovviamente per tutti gli iPhone, tutti quelli che non vogliono comprare ovviamente la cover e hanno un iPhone 8, sì. 12, 11, 12, 13 e compagnia bella fino al Pro, dove si possono alloggiare facilmente queste lenti, facilmente, perché questo grip non è facile da alloggiare, quindi meglio comprare una cover se avete un iPhone. Ma non è la sede questa per ovviamente per narrare diciamo gli accessori per iPhone, è la sede per narrare ovviamente quello che riguarda il mondo Android. E ora andiamo a vedere i 3 filmati che ho preparato e li commentiamo insieme. Come promesso andiamo a vedere ora l'applicazione in modalità pratica, no? Del grandangolo. Innanzitutto iniziamo dal grandangolo e incominciamo dall'interno, ok? Io ho ripreso ovviamente la stessa stanza che ho fatto anche l'altra volta, perché il tempo, ragazzi, non permette diciamo di fare altre cose. Ho ripreso ovviamente in verticale la stanza e in orizzontale. Ora vedete che questo ovviamente è la registrazione schermo, ok, del mio Samsung, quindi la qualità diciamo che perde un pochino, ok, ma ora vi mostrerò ovviamente le foto che ho fatto praticamente senza ovviamente la registrazione schermo, ma ovviamente sono quelle ovviamente acquisite col Samsung, quindi vedete che la resa è veramente buona. Poi passiamo ovviamente all'esterno. All'esterno ho fatto ovviamente le prove del panorama, le solite, sia in verticale che in orizzontale, con il grandangolo, vedete che è venuta bene. E anche qui vi mostro le foto ovviamente acquisite senza ovviamente la registrazione schermo, come sono venute. Quindi diciamo che il risultato è più che ottimo. Ora abbiamo anche qui la prova di distorsione, vedete che è assente, ok, la distorsione nel nostro grandangolare, anzi ha una sorta di effetto Buchen, quindi possiamo fare praticamente un effetto Buchen. Vedete che suoca, ovviamente non so se adesso si vede bene, ma il background, quindi anche qui abbiamo ovviamente un buon obiettivo, una buona resa e praticamente possiamo essere contenti di quello che abbiamo acquisito. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, ovviamente sempre col grandangolare, questa volta siamo in Filmic Pro, quindi Filmic Pro con ovviamente la stessa modalità. Ho fatto la stanza, vedete che ovviamente sappiamo che il video croppa un po', non ce la, cioè, lasciamo perdere tutte queste cose qua, però vedete che anche qui abbiamo una buona resa, ok? Adesso poi vi farò vedere anche i filmati. In coda ovviamente a questo ci sono anche i filmati acquisiti, vedete che adesso è tutta un'altra cosa, ok? Quella registrazione schermo sgrana un po', invece qua direi che è abbastanza buono come risultato, diciamo che ci possiamo essere soddisfatti. Ovviamente ecco, questa qua è la prova di distorsione, quindi vedete che fa un effetto Buchen. Ovviamente questi obiettivi sono sicuramente adatti a tutti, ok? Questo va detto a tutti quelli che hanno necessità di avere ovviamente un grandangolo ottico, però sicuramente a chi non ha una grandangolare magari bella, non spinta ma troppo spinta, quindi ne vuole avere una un pochino meno spinta e vuole avere una buona ottica. In ultimo invece passiamo al anamorfico, questa volta fatto solo con Filmic Pro, perché ovviamente l'esterno, un po' l'interno, ma sappiamo che sull'anamorfico non si può. Lo sapete che dobbiamo andare nella chiavetta, se abbiamo ovviamente la 6 invece la 7 è tutta un'altra cosa, dobbiamo andare
a switchare su 1.33 l'obiettivo, ma questo lo trovate nei tutorial di Filmic Pro. Vedete anche qua, direi che non ci possiamo lamentare come diciamo come resa. Adesso poi vedremo i momenti filmati. Ne ho fatto una all'interno, ma ho fatto anche un filmato all'esterno, perché ovviamente sappiamo che l'anamorfico poi va meglio su panorami, su grandi diciamo piani ovviamente non stretti, ok? Quindi vedete che poi la resa è molto molto buona, ok? Io sono veramente contento di aver provato e ovviamente ringrazio di avermi regalati, perché li strauserò ovviamente appena mi arriverà la cover per il 13. Ovviamente strauserò questi obiettivi, perché secondo me sono veramente belli. Vedete qua la prova, ovviamente ho fatto anche senza anamorfico, vedete come si stringe ovviamente il campo di visione, ragazzi. 1.33 tanta roba, ok? C'è anche 1.55, ma 1.33 è già tanta roba. Bene, avete visto la prova come è come rende bene, come rendono bene questi obiettivi. Passiamo ora alle conclusioni. Bene ragazzi, cosa dire? Io sono sempre dell'idea che un obiettivo aggiuntivo sia sempre meglio degli obiettivi che ci sono all'interno dei nostri smartphone. Poi ovviamente potete anche contraddirmi, ovviamente dire non è vero Gennaro, hai torto, però vabbè, ognuno ovviamente poi la può pensare come vuole. Però direi che un obiettivo diciamo un'ottica, ok, che ha questo diametro certamente non ce l'ha il nostro smartphone. Quindi io vi metterò poi il link in iscrizione, devo andare a acquistare questi due ovviamente obiettivi e ovviamente elevare i clip che ho fatto vedere. Ci sono degli sconti, quindi approfittatene e potete ovviamente migliorare il vostro parco lenti per il vostro smartphone. Detto questo, ringrazio ovviamente ancora gli amici della Reflex per avermi donato tutti questi accessori da provare. Condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto, ovviamente per conoscere ovviamente anche a loro questi argomenti, se ovviamente sono interessati. In ultimo vi rinvito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E arriviamo a 3000 e Gennaro è tanto contento come una Pasqua. Con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!